Salve a tutti, oggi per la prima volta in vita mia voglio combattere un pochettino la timidezza e provare a fare una video recensione di un synth. È un'idea che avevo già in testa da un pochettino di tempo e quindi oggi per questa prima volta, per questa mia prima volta, ho deciso di fare un video sulla Novation Mini Nova, uno dei miei synth preferiti. Il motivo in realtà è anche un altro, al di là del mio gusto personale, ho notato che molti colleghi, molti tastieristi mi chiedono spesso delle informazioni su questo synth e questo vuol dire che suscita veramente tanta curiosità tra gli appartenenti al nostro settore, insomma. La Mini Nova condivide il motore sonoro con la sorella maggiore, la Novation Ultranova. La principale differenza tra le due è data, al di là dell'aspetto estetico, e quello potete vederlo insomma facilmente, è data anche dalla presenza dei tasti a dimensione normale sulla Ultranova, mentre invece nella Mini Nova abbiamo una tastiera a 3 ottave con i tasti di dimensioni ridotte. Anche questa cosa va effettivamente in linea con quello che è il mercato di oggi, in cui le mini tastiere, se possiamo così definirle, stanno effettivamente andando molto di moda e possiamo parlare appunto del Microkorg, della Novation Mini Nova, del Roland JDXC. Proprio tra questi tre modelli, in effetti, sono stato combattuto per molto tempo, non sapendo che cosa scegliere. In passato avevo provato molto approfonditamente per vari mesi, ho posseduto un Microkorg, poi mi ha incuriosito molto anche il Roland JDXC. Alla fine ho fatto la mia scelta e la mia scelta è stata la Novation Mini Nova. Faccio già una premessa, un po' uno spoiler in realtà all'interno di questo video. La Novation Mini Nova secondo me è un synth meraviglioso, è veramente meravigliosa, così piccolina ma veramente potente. Vi stavo dicendo prima che condivide il motore sonoro con la Novation Ultranova. Entrambe sono di derivazione diretta, secondo me, veramente molto immediato il rapporto con la Novation Supernova. La Supernova è un synth storico, oserei dire che è imprescindibile nella cultura dei synth di ogni tastierista. Vi dicevo che il rapporto secondo me è molto diretto perché effettivamente le somiglianze a livello di pasta sonora, a livello proprio di timbrica, si notano immediatamente. Si sente che la Mini Nova è effettivamente la nipotina della Novation Supernova. La Mini Nova esce di fabbrica con i suoi 256 suoni a bordo, entrambi perfettamente editabili, riorganizzabili e via dicendo, appartenenti appunto a tutte le categorie che ci potremmo aspettare da un synth di questo tipo. A livello di controlli, noi tastieristi cerchiamo in un synth la possibilità appunto di manipolare il suono in tempo reale in maniera non solo profonda ma anche comoda. Noi cerchiamo sicuramente delle tastiere che ci permettano di modificare il suono agevolmente. La Mini Nova, nonostante le sue ovvie limitazioni a livello proprio di dimensioni, perché è effettivamente piccolissima, riesce tuttavia a permetterci questa cosa. Questo grazie a un'organizzazione molto razionale e molto precisa dei 5 knob che ci permettono il controllo e di 8 animate buttons, che sono qui sotto, questi qui che sto indicando ora. Ma andiamo con ordine. Prima parliamo di questi knob. Ne abbiamo 4 più piccolini sulla destra che pilotano assegnati a delle funzioni che possiamo scorrere con questo selettore, questo qui che sto muovendo io ora. Quindi ad esempio posizionandoci in questa posizione, andando qui, possiamo comandare dei valori del filtro. In questo caso io sto agendo sulla resonance e lo vedo anche nel display. Eh, Faccio un altro esempio, andando qui posso pilotare la DSR, quindi l'attack, il decay, il sustain e il release. L'altro knob che ci permette di modificare i suoni in tempo reale è invece questo qui. Immediatamente, guardando una Novation Mini Nova, non possono fare a meno di saltare all'occhio questi due knob particolarmente grandi e presenti qui in posizione centrale. La prima volta che ho visto la Mini Nova dal vivo, effettivamente ho pensato che quelli potessero quasi essere gli occhi della tastiera, perché effettivamente sembra proprio questo.
Dicevo, questo knob sulla destra è dedicato al controllo proprio del filtro, è un cut-off che ci permette soprattutto un'escursione veramente graduale e precisa. E questo è un elemento che dobbiamo tenere effettivamente in seria considerazione. Anche la dimensione proprio, un knob così grande, permette un movimento veramente agevole, veramente scorrevole e immediato. Veramente poi trasmette anche una bella sensazione sotto le dita di robustezza e di solidità. Oltre, vi dicevo, all'escursione molto graduale del movimento. Vi parlavo poi anche di questi animate buttons. Gli animate buttons secondo me sono una cosa mostruosa, sono fantastici. In pratica noi possiamo assegnare una modulazione che può essere di qualunque tipo sostanzialmente a questi 8 pulsanti e poi utilizzarli in tempo reale, proprio così, semplicemente pigiandoli e modificare il suono anche in questo modo. Quindi sostanzialmente abbiamo 5 knob, 8 animate buttons e ovviamente il pitch bender e la modulation wheel. Tutti questi comandi per modificare il nostro suono in tempo reale. Direi che sono sufficienti. Nella pratica tastieristica normale non mi sono mai trovato finora ad avere bisogno di comandi che non riuscivo a raggiungere impostando nella maniera più opportuna la mini nova. Questo aspetto è, vi ripeto, è particolarmente importante per noi tastieristi e spesso ho visto che molte persone nutrono dei dubbi su questa possibilità di gestione live da parte della Mininova, ma dal mio punto di vista voglio assolutamente rassicurare tutti e dire che le possibilità di controllo in real time sono veramente versatili e approfondite, sono molte. Abbiamo parlato quindi del knob più grande di destra, adesso dobbiamo parlare anche di questo qui di sinistra. Questo di sinistra è semplicemente un selettore che ci permette uno scorrimento più rapido, una ricerca più rapida dei suoni che vogliamo. Andando sulla sinistra abbiamo i suoni divisi per tipo, proprio per categorie di suono, e quindi vocoder, bass, keyboards, lead, pad, strings, harp e movement. Andando sulla destra invece c'è una distinzione per generi. E abbiamo rock, pop, R&B, hip hop, dubstep, house, techno e via dicendo. Ovviamente quindi con questo pomellone possiamo essere molto più rapidi nella ricerca dei suoni che vogliamo. Abbiamo poi qui una levetta che ci permette anche di ordinare i suoni in ordine alfabetico o in ordine numerico, sempre per una maggiore velocità della ricerca. Eh, Prima ho fatto un altro spoiler, non so se ci avete fatto caso. Parlando dei tipi di suoni, ho detto del vocoder. Effettivamente la Novation Mini Nova ha un ottimo vocoder. Ecco qui il microfono qui la giraffina del mio vocoder. E si tratta di un vocoder secondo me veramente molto performante e che permette anche un editing abbastanza approfondito. Continuando a vedere tutti i comandi presenti sulla tastiera, dobbiamo fare particolarmente attenzione anche a questa sezione qui dell'arpeggiatore, in cui abbiamo un knob che ci permette di variare il tempo dell'arpeggiatore, i BPM dell'arpeggiatore. E poi abbiamo due pulsantini, uno on e uno latch. In pratica, il pulsante on ci permette di attivare o disattivare l'arpeggiatore, mentre il pulsante latch ci permette di mantenere una nota, di mantenere fissa una nota. Facciamo subito un rapidissimo esempio con un arpeggiatore e in questo modo continuo a tenere la nota con il latch inserito. Togliendolo ovviamente l'arpeggiatore si disinserisce. Questa funzione latch in realtà è valida per ogni suono, non solamente per quelli che prevedono l'utilizzo dell'arpeggiatore. Non so se ci avete fatto caso, ma mentre stavo suonando l'arpeggiatore, qui, questi pulsanti si sono illuminati. E questo perché? Perché anche qui abbiamo una levetta, uno switchino, che ci permette di passare dagli animate button, di cui vi ho parlato prima, e che saranno illuminati in blu, a dei pulsanti per l'arpeggiatore, colorati invece in rosso. Quindi in questo modo, con la levetta in su, questi tasti mi fanno da animate buttons e ne abbiamo parlato prima. In quest'altro modo invece sono 8 pulsanti con cui programmare e gestire in real time l'arpeggiatore. Quindi anche qui abbiamo una doppia funzione veramente, veramente utile. Andando nell'edit
del synth, perché poi ovviamente è quello che cerchiamo, noi vogliamo un synth per costruire il nostro suono, no? Quindi abbiamo bisogno di operazioni di editing il più possibile approfondite. Abbiamo il controllo di tutti i parametri principali che ci possiamo aspettare da un synth digitale di questo tipo. Abbiamo l'oscillatore, ovviamente, abbiamo l'LFO, il filtro e via dicendo. Particolare curiosità in realtà mi ha destato la presenza di un numero così nutrito di effetti a bordo. Possiamo infatti combinare addirittura fino a 5 effetti. Abbiamo tutti gli effetti principali. Abbiamo equalizzatore, due tipi di compressore, due tipi di distorsione, abbiamo un delay, un riverbero, un chorus e un gator. Stavo sbirciando, questi qui me li ero scritti perché ovviamente a memoria non sarei stato magari in grado di dirli tutti. Al di là di ciò, la Mini Nova ha anche un validissimo editor per PC. Qui in effetti devo fare una prima piccola critica all'interno di tutte le lodi che ho fatto finora, all'interno del mio discorso così entusiasta, in realtà qualche piccola critica c'è e qui adesso troviamo la prima. La prima critica che posso fare appunto a questo synth è quello dell'editing da tastiera. L'editing da tastiera effettivamente può risultare un pochettino lento e un pochettino ostico per la presenza di vari sottomenu. Eh, In realtà credo che ciò sia abbastanza ovvio e scontato, date le dimensioni della tastiera, quindi non era possibile inserire più knob, più controlli in real time per evitare questi sottomenu. Tuttavia, io devo dire le cose come stanno e effettivamente questa presenza di sottomenu rende le modifiche del suono, l'editing del suono, un pochettino più lento del dovuto. Nonostante ciò, vi ripeto, l'editing al PC è in realtà estremamente immediato, è molto flessibile, veramente molto rapido. Passiamo poi a qualcos'altro. Ecco, adesso vorrei dedicarmi un attimino anche all'aspetto estetico di questa tastiera. È bellissima e lo potete vedere da soli, un colore blu meraviglioso. Mi piacciono moltissimo anche questi fianchetti in legno, non presenti nella Ultranova. La Ultranova effettivamente a livello di scocca ha una costruzione un pochettino più plasticosa, mentre la Mini Nova trasmette una sensazione di robustezza e di solidità incredibile, nonostante le dimensioni compatte. Ecco, vi ripeto, questi fianchetti in legno secondo me sono veramente un capolavoro, non so se così adesso si vedono un pochettino meglio. Cerco di farvi vedere un pochettino la tastiera, tanto è leggerissima e quindi riesco a muoverla davvero con un dito. Adesso arriviamo ad un'altra piccola critica che mi sento di fare alla Mini Nova e in generale alla Novation. Premessa, la Novation è una marca che stimo tantissimo e di cui sono cliente affezionato da anni, non solo ovviamente con la Mini Nova, ma con tanti altri prodotti e tanti software. Qui la Novation secondo me ha fatto un errore con questi mini tasti. I mini tasti della Mini Nova sono perfettamente suonabili, ma trasmettono effettivamente una sensazione un pochettino brutta sotto le dita. Ho letto anche, ho saputo anche da testimonianze dirette di altri tastieristi che tendono a rompersi facilmente. Ehm, Dal mio punto di vista, a me non è mai successo, a me non è mai successo, però credo che siano dei casi veramente abbastanza diffusi, perché ne ho sentiti davvero molti, e quindi bisogna prestare particolare attenzione a questo. Sicuramente dipenderà anche magari dal modo di suonare o dalle condizioni di umidità e di temperatura in generale a cui teniamo la tastiera. Fatto sta che questi mini tasti sono di costruzione effettivamente un po' troppo fragile, a quanto pare. I pezzi di ricambio poi non sono costosi e credo che anche sostituirli sia un'operazione molto semplice e veramente che possa fare chiunque. Nonostante ciò è sempre una bella scocciatura avere la tastiera con il dentino, no? Con il tasto rotto. E quindi ovviamente una maggiore solidità da questo punto di vista sarebbe stata sicuramente una cosa ben gradita. Eh, Adesso direi che è tutto sotto questi aspetti un pochettino tecnici e di impressioni d'uso da fuori e dobbiamo passare a sentire qualche suono ovviamente. Quindi adesso farò una piccola demo di alcuni suoni che ho selezionato. Saranno suoni un pochettino di tutte le categorie tranne il vocoder. O non faccio una demo sul vocoder perché vi rimando direttamente ad altri due video che avevo
già caricato sul canale YouTube, o forse no, in realtà forse ancora non li carico, ma li caricherò a breve, allora, prima di questo video. E quindi ecco, per il vocoder vi rimando a quei video lì. Invece per tutti gli altri suoni, adesso li andremo a sentire assieme.